Seguite fino alla fine, signori, perché ne stanno uscendo di ogni e questo video si ramifica in ogni direzione. Christopher Mellon, ex vice segretario aggiunto alla difesa per l'intelligence, sia per l'amministrazione Clinton che per quella di George Bush, incaricato governativo per le operazioni di sicurezza e informazione. Era il direttore dello staff del Comitato Ristretto sull'Intelligence del Senato degli Stati Uniti e negli ultimi anni è diventato un personaggio chiave nella divulgazione UFO perché insieme a Luis Elizondo, ex direttore del programma ATIP per il governo, è una delle persone che hanno fatto trapelare informazioni sensibili al New York Times per arrivare praticamente dove siamo adesso. Ricordiamo che il New York Times fu il principale autore di tutta una serie di articoli che portarono a galla un programma top secret chiamato ATIP che seguentemente venne ufficialmente confermato dal governo americano. Che cosa è successo? Molto semplice, signori, stiamo ottenendo talmente tante informazioni che siamo arrivati a poter visionare conversazioni interne fra membri del Dipartimento della Difesa. È successo che sul suo profilo X, ex Twitter, Christopher Mellon ha condiviso, insomma, diciamola meglio, è stato autorizzato a ricondividere delle conversazioni fra lui e un alto ufficiale di intelligence degli Stati Uniti. Io metto in piedi questi video non per affermare chissà quale verità assoluta, ma semplicemente per farvi porre delle domande. Voglio che fate domande ovunque e che diventate persone curiose. La conversazione è stata catalogata e divulgata il 1 marzo 2024 dall'ufficio del Dipartimento della Difesa chiamato Office of Pre-Publication and Security Review. Funge da documento autentico e se ne attesta l'autenticità. Mellon ha divulgato questa conversazione riprendendola dalla divulgazione del Dipartimento della Difesa che ovviamente per forza di cose ha oscurato i nomi, ma ha dato a sottintendere che fosse lui uno dei due protagonisti della conversazione. Qui viene scritto, tra le varie parti oscurate, che, e qui è il funzionario a parlare, stiamo facendo grandi progressi all'interno del CR Program. C'è anche l'intenzione di incontrarti prima o poi. Ora, che cos'è CR Program? Signori, CR sta per Crash Retrieval, recupero degli incidenti, capito? Visto che nella stringa sotto si citano gli UAP, signori, fai molto bene a pensare quello che stai pensando. Parlavano esattamente di quello, di un programma di recupero UFO, Crash Retrieval. Sempre il funzionario governativo, che ovviamente essendo in servizio attivo viene oscurato dal Dipartimento della Difesa, scrive che loro, non si sa chi perché è oscurato, rimarrebbero a bocca aperta se scoprissero quello che sappiamo adesso. E questo viene detto a Christopher Mellon perché Chris Mellon era parte integrante del programma ATIP, poi ne uscì e non ebbe più accesso a determinate informazioni. Se sapreste a che punto siamo arrivati rimarreste a bocca aperta. Ricordiamo che da quanto emerge sui documenti del Kona Blu, sul quale ho realizzato 2 episodi che ti invito a recuperare sul nuovo programma di recupero UFO divulgato ufficialmente dal Dipartimento della Difesa, cioè se tu non hai visto questi 2 episodi io non so veramente cosa dovrei fare. Il programma stesso, da quello che viene scritto sul Kona Blu, era un'evoluzione del programma ATIP. Christopher Mellon faceva parte del programma ATIP, programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate. Un alto funzionario di intelligence su conversazioni ufficialmente rilasciate dal Dipartimento della Difesa riferisce intanto di un programma di recupero UFO e poi dice che se sapessi quello che abbiamo scoperto rimarresti a bocca aperta. Qui c'è una risposta di Christopher Mellon che il Dipartimento della Difesa ha deciso di oscurare totalmente e sotto l'alto funzionario risponde così: aprite le orecchie. Per ora non siamo andati così indietro nel tempo. Abbiamo a che fare con uno UAP recuperato che sbarcò a Kingman in Arizona negli anni 50. Stiamo raccogliendo informazioni come, e purtroppo è oscurato, conosciamo ora la struttura gestionale, i sistemi di controllo della sicurezza e le proprietà del programma di recupero UFO, CR Crash Retrieval. Sappiamo anche chi recupera gli UAP atterrati o precipitati e sotto quali autorità. Sappiamo anche che una nota ancora altamente riservata di un segretario dell'USAF, l'USAF signori è l'aviazione americana, negli anni 50, una nota
ancora altamente riservata di un segretario dell'aviazione americana negli anni 50, è ancora in vigore per mantenere la copertura sugli UAP. Allora, fermi tutti, perché qui che cosa dobbiamo dire? Allora, signori, questo dovrebbe essere ovunque, ok? Questa conversazione è stata divulgata dal Dipartimento della Difesa dopo apposite richieste, e abbiamo Christopher Mellon, diretto interessato, molto rispettato fra le fila governative, che conferma e ripubblica questa conversazione. Voglio dire, approfondiamo, ok? Approfondiamo. Si parla di una nota legale fatta da un alto funzionario dell'intelligence dell'Air Force americana negli anni 50 che è ancora in vigore e che permette il cover-up governativo sugli UAP. Voglio dire, signori, secondo me, ma ve lo dico proprio papale, arrivati a questo punto noi altri non ci possiamo neanche immaginare lontanamente nei nostri sogni più reconditi quello che c'è sotto. Fulcro principale della conversazione, si parla dell'incidente di Kingman. Abbiamo un ufficiale del governo che scrive nero su bianco che stanno lavorando sui ritrovamenti, sui recuperi di quello UAP. Fuori di testa è dire poco. Nella primavera del 1953 la Commissione per l'Energia Atomica scatena una serie di massicce esplosioni nucleari nel Nevada Test Site, nome in codice Upshot Northul. Nello stesso periodo, oltre il confine di Stato dell'Arizona, molti testimoni riferirono, ma proprio storicamente, di aver visto una flotta di 8 velivoli simili a dischi volanti e oggetti ovali e di strana forma, privi di superfici di controllo, impegnati in quello che sembrava essere un combattimento aereo. E pochi giorni dopo si vociferava da quelle parti che qualcosa venne trovato a terra e sequestrato dalle autorità locali. Venne chiesto a tutti di non fare domande. La storia di Kingman venne a galla nel 1973 quando un giornale pubblicò la storia di un tecnico in pensione del Nevada Test Site di nome Arthur Stansel, che disse che nel maggio 1953 lui e altri membri della squadra furono trasportati da Indiana Springs, ora si chiama Creek Air Force Base, in una remota località desertica in Arizona per recuperare un segreto. Gli dissero che doveva avere a che fare con un velivolo sperimentale che si era schiantato. La verità è che l'operatore testimoniò seguentemente, prima che la storia venisse silenziata, che quello che tenevano in quella base in mezzo al deserto del Nevada non era niente di umano, non era materiale proveniente, secondo lui, da nessun velivolo sperimentale. E a questo punto, se sei arrivato fino a qui, ti fermi, perdi 2 secondi e cortesemente ti chiedo di aiutarmi con un like. Dovete, signori, davvero impegnarvi a spingere il video fra i consigli della piattaforma, e questo lo fai con un like e con un commento. Forza, perché questo canale non viene spinto da nessun network corrotto e solo voi potete valorizzare questo tipo di informazione. Specie se mi segui spesso, non ti dimenticare di contribuire con un like. Questa storia, l'evento UFO di Kingman, signori, è molto grosso e si dice che addirittura, dopo tutto questo casino, a chilometri da Kingman ritrovarono una sorta di velivolo intatto che, secondo le testimonianze, aveva le sembianze descritte come il disegno di un artista. Quindi immaginatevi voi, no? Ho trovato informazioni storiche in merito a questo avvistamento dagli archivi dell'Università di Ottawa. Ora, che sia vero, che non sia vero, che la storia sia la romanzata di un semplice avvistamento, non ci interessa. E sai perché non ci interessa? Perché sono passati 70 anni da quel giorno e all'interno di mail governative ritroviamo citato questo evento dalla penna di un alto funzionario di intelligence che parla di un evento UFO, signori, letteralmente perso negli annali della storia. Non ne avevo neanche mai sentito parlare. Sono arrivato a trovare roba fra gli archivi dell'Università di Ottawa da accademici che scrissero dell'evento negli anni '80. Non parliamo di un evento ufologico molto famoso, mi suona strano che compaia fra mail governative dove si parla proprio dell'analisi di materiale esotico recuperato. E se avessero davvero recuperato qualcosa di non convenzionale? Magari non è così, Ma anche se ci fosse l'1%, signori, lo 0,1% di probabilità, fermatevi tutti perché il mondo sarebbe di fronte ad un balzo evolutivo di dimensioni quasi inaccettabili per la nostra mente. Guarda caso, la storia, romanzata o no che sia, parla proprio di materiali recuperati, di un oggetto ritrovato intatto e di altri frammenti, guarda caso, no? Non è che abbiamo la conferma 70 anni dopo di un evento ufologico da capogiro successo realmente?
Sappiamo anche per certo che negli anni 50 venne, guarda caso, dato l'ordine ai piloti di abbattere eventuali oggetti volanti non identificati. Sappiamo proprio storicamente che venne dato questo ordine, chiaro? Quindi c'è da sentirsi male da quanto fila tutto. In 1952, orders were issued to military pilots in the United States. Shoot them down, flying saucers, if they don't land when instructed to do so. They have the newspaper articles proving that. Matter of fact, the head of the American Rocket Society wrote a letter to President Truman saying he didn't think that was a good idea. Not a good way to welcome anybody coming here. The American jet fighter pilot Milton Torres, stationed at the Manson RAF base in Britain, was on May 20th, 1957, ordered to go after and shoot down a large UFO spotted on radar hovering over Ipswich. This enormous object, the size of an aircraft carrier, disappeared into the sky at the very instant he was to launch his rockets. I was thinking that if I fired this thing that he may vaporize me. I didn't know what it was, but I knew it was not of this earth. E a questo punto vi starete chiedendo come sia possibile che oggetti non umani si facciano abbattere dai caccia. Ma infatti si parla sempre di come questi oggetti ridicolizzino le capacità della prima superpotenza mondiale. Sono stati fatti degli assessment dove i militari hanno affrontato problemi enormi come le 5 caratteristiche osservabili degli UAP che superano di gran lunga qualsiasi capacità militare del pianeta. Su documenti ufficiali si parla delle capacità UAP addirittura di occultarsi ad occhio umano, quindi come può funzionare? In rari casi, perché non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, in rari casi ci sono eventi ufologici in cui si riportano effettivamente atterraggi, ritrovamenti di velivoli intatti, come nel caso di Kingman, ritrovamento di materiale non convenzionale e altra roba. E se gli oggetti che sono riusciti a far precipitare o che sono precipitati da soli sono semplicemente sonde non umane in orbita, a quel punto, per quanto aliena sia, basta intercettarne l'orbita. Magari per qualsiasi motivo esce dall'orbita, può forse essere distrutta da determinate onde, magari è progettata per compiere determinate orbite prima di schiantarsi come molti dei nostri oggetti spaziali. Cosa ne possiamo sapere? Sappiamo che qualcosa c'è. Per quanto riguarda velivoli a controllo intelligente e la romanzata della storia di Kingman, non si parla di un caccia che abbatte uno UAP, ma si parla del ritrovamento di un velivolo intatto. Chiaro? Intatto. Cosa ti viene in mente? Non so, fatti due conti. Cosa vuoi che ti dica? E se qualcuno avesse voluto farci un regalino? Ora, se veniva citato un evento correlato ad un semplice avvistamento era un conto, capito? Ma guarda caso questo alto funzionario di intelligence che ha parlato con Mellon, guarda caso ha citato proprio un evento in cui, secondo la storia, sono stati ritrovati materiali. È forse questa una conferma dell'UFO di Kingman? Ho molti dubbi, davvero molti, ma questi messaggi trapelati mi hanno portato ad indagare un evento ufologico risalente al 1953 che a quanto pare ha trovato conferma. Cavolo. Il Dipartimento della Difesa ha divulgato un documento di 60 pagine in cui si parla del Kona Blu, di un programma post-ATIP in cui si puntava tutto sulla retroingegneria. Guarda caso insider militari di alto rango al governo hanno riferito su questi programmi. Mail governative parlano di questi programmi. Piloti che parlano di UFO recuperati, funzionari degli anni 50 che riferiscono di aver visto materiale esotico di provenienza non umana, Bob Lazar, e mi sono ritrovato ad indagare un evento ufologico che parla del ritrovamento di materiale in zone remote degli Stati Uniti. Come ciliegina sulla torta il New York Times nel 2021 scriveva: il signor Davis, che ora lavora per una corporation aerospaziale, un appaltatore della difesa, ha detto di aver tenuto un briefing riservato per un'agenzia del Dipartimento della Difesa di recente a marzo sui recuperi di velivoli extraterrestri non fabbricati su questa terra. New York Times, Il signor Davis ha affermato di aver anche tenuto briefing riservati sul recupero di oggetti inspiegabili ai membri del personale del Comitato per le Forze Armate del Senato il 21 ottobre 2019 e ai membri del personale del Comitato per l'Intelligence del Senato 2 giorni dopo. E anche qui si parla di veicoli non fabbricati su questa terra, del recupero. Qualcosa c'è. Se tutti, diverse fonti storiche, documentali, testimonianze dicono la stessa cosa, qualcosa deve esserci. C'è
c'è qualcosa di cui assolutamente non siamo a conoscenza, non so come, non so se qualcuno ci abbia fatto un regalo o ci ha voluto far ritrovare robe, non so se davvero determinate capacità dell'esercito degli Stati Uniti magari hanno fatto precipitare sonde non umane senza pilota in orbita. Non conosco né i dettagli né le metriche perché rimangono top secret, ma signori, qualcosa c'è. Hanno sicuramente qualcosa fra le mani e state con le antenne alzate perché sta venendo fuori roba incredibile, incredibile. Rimanendo perfettamente in linea, quello che state guardando è un fascicolo fra Eric Davis, lo stesso Eric Davis citato dal New York Times, e l'ammiraglio Wilson, in cui, indovinate, si parla di UFO e si aggiungono ulteriori prove circostanziali a tutto il filone correlato al recupero di materiale esotico. In questo fascicolo, signori cari, ci sono delle informazioni davvero da brividi che, se questo video raggiunge 10.000 like da qui a venerdì, vi tradurrò nel prossimo episodio, quindi non fare il pellicano peloso e lascia un like a questo video. Mi raccomando, 10.000 like da qui a venerdì per la traduzione di questo fascicolo. Fammi sapere cosa ne pensi in un commento. Sinceramente, aver ritrovato l'incidente UFO di Kingman all'interno di mail governative odierne è stato davvero pesante. Per chi ne capisce qualcosa è stato pesante. Vi consiglio di approfondire quell'evento degli anni 50 in solitaria perché ne vengono fuori di ogni, dai test nucleari a veramente, approfondisci. Per oggi è tutto, mi raccomando lascia like a questo video e spingilo fra i consigli della piattaforma se vuoi la traduzione del fascicolo fra Eric Davis e l'ammiraglio Wilson. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!